Oh, ha ricominciato a fare caldo, più o meno. Io nell'eventualità di una nuova era glaciale mi ero portata avanti. E allora ben trovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 cose più pazze mai scoperte nel deserto. Per questa lista, le scoperte più pazze mai fatte nel deserto. E alcune sono davvero pazze, oggetti che come cazzo ci sono finiti lì? E perché? E proprio per questo escluderemo di base monumenti come la Sfinge, che era lì per farsi trovare senza problemi. Poi però si parlò di iconoclastia, e poi arrivarono i francesi e allora si nascose sotto la sabbia. Cliccate la campanella perduta di Mojo, preparate le borracce e andiamo! Numero 10, l'uomo di Marri, che è un geoglifo di dimensioni considerevoli, 2,7 km di lunghezza con solchi profondi 3 metri e larghi 35, ubicato sul plateau di Finnish Spring a sud di Marri, in Australia. It is by far the largest ground drawing on Earth. The origins of the drawing are a complete mystery. Australia, dove si sa, tutto è gigante e vuole ucciderti. Il geoglifo rappresenterebbe un aborigeno che tiene in mano una lancia, o un boomerang, e ricorderebbe un po' la posa di Zeus lanciatore di saette, più o meno. It's over 2.5 miles in length. That's gargantuan. How did it get there? There is also the question of why? Why would someone want to do this? Riportato ovviamente a caso il 26 giugno del 98 da un pilota d'aereo, ovviamente si scoprì essere comparso solo qualche settimana prima e tutti puntarono il dito sull'artista locale Bardius Goldberg, che ovviamente non si è mai espresso sull'argomento. In August 2016, locals decided to restore the Mari Man to its full glory. But to this day, the original author of the work remains a mystery. Numero 9, i teschi di un canguro cornuto. Porca puttana, ci sono dei teschi, avrebbe detto Daniele Bossari. A quanto pare, sì, c'erano dei teschi strani, seppure non sia proprio chiarissima la situazione. Nel senso che nei primi 2000 l'outback circoscritto alla piana di Nullarbor, sempre in Australia, chiaramente, fece tornare alla luce i resti fossili di canguri con delle arcate sopraccigliari degne di un satanasso biblico. Ma poi il team del dottor Gavin Prideaux, sempre più confuso, trovò i resti di enormi artigli e quindi pensò che quelle sopracciglia abnormi fossero delle protezioni da combattimenti e cespugli spinosi. Cioè, secondo me, quando si rese conto che non erano corna ci rimase malissimo, ma senza dubbio la scoperta resta tra quelle che hanno fatto tremare la comunità scientifica, soprattutto in Australia. Numero 8, i misfatti dell'Atari. Ormai penso che la storia del videogame ET prodotto dall'Atari la chiedano anche all'esame di storia, e penso sia giusto così. It's frustrating, it's challenging, and it's a brain teaser, but that's what makes it so addicting. Una merda così merdosa che Atari finì praticamente in bancarotta e per vergogna, per problemi economici, la leggenda voleva che avesse sepolto migliaia dei suoi giochi invenduti nel deserto del New Mexico, fatto mai dimostrato, almeno fino al 2014, quando il 26 aprile le ricerche di una troupe di documentaristi, accompagnati dal manager di Atari James Heller, portarono alla luce nella discarica di Almagordo ben 1000 cartucce invendute di vari titoli Atari, tra cui appunto il leggendario ET. It's here, it's a verifiable fact. We've been talking about it forever and we were right. I feel happy, it's cool. I'm watching the myth actually coming to life now. It's no longer just an urban myth, it's no longer a tall tale, it's now a fact. E una copia di ET fu data addirittura allo Smithsonian, che la accettò per la sua importanza storica. You'd think they'd, I don't know, burn them or throw them away in a kind of more obvious and public way than to bury them in the desert and just hope they wouldn't be found. I can't speak for Atari because I certainly wasn't with them way back then, but I think there was a little bit of shame involved. Numero 7. I geoglifi del Safawi, che sono ovviamente ancora dei disegni terrestri localizzati nei desertici territori che vanno dalla Siria all'Arabia Saudita, scoperti nel 1927 dal pilota della RAF Percy Maitland durante un volo postale sulla Giordania. In realtà ne aveva parlato anche il celeberrimo T. Lawrence, legacy Lawrence d'Arabia, che descriveva di lunghi e misteriosi muri trovati nel deserto del Negev nel 1913. Queste strutture, costruite in pesante pietra, hanno forme disparate, tra cui un simile aquilone e quasi sicuramente 5.000 anni. You can see the very bleak black landscape it lies in, but you can also see just how substantial it is. It consists of a head down there, which is about 200 meters across, and it has to have at least two tails, two walls running out from it.
E infatti per alcuni sarebbero i cosiddetti aquiloni del deserto, sistemi ancestrali usati dalle popolazioni locali per organizzare battute di caccia agli animali della zona. Numero 6, il Therobaina. Nel deserto dell'Atacama, in Cile, c'è una cosa che non vedete tutti i giorni: l'autostrada panamericana, ovvero un'autostrada nel deserto, e poi un cimitero di cetacei. Nel deserto. The skeletons were exposed right next to the Pan American Highway, so there's 18-wheelers, large road equipment going by all the time, creating vibrations that can actually damage and destroy the fossils. Ovviamente sono dei fossili e appartengono a circa 10 specie di animali diversi, tra cui foche, bradipi acquatici giganti e almeno 40 cetacei. They found the remains of 75 whales, including 20 perfectly intact skeletons on a stretch of land 240 meters long. Now that is the length of more than 2 football fields. Nel 2010 stavano scavando per allargare l'autostrada e hanno trovato il giacimento di fossili più ampio del mondo. Datati tra i 6 e i 9 milioni di anni fa, pare che ste bestie siano morte per le conseguenze di un'intossicazione e che prima di essere inghiottite dalle sabbie siano rimaste parecchio tempo nel fango. Researchers uncovered strong evidence to suggest that the whales died after ingesting toxic algae. The dead animals were then swept into an estuary and onto flat land where they were eventually buried by sand. Numero 5, il relitto della Bombe Jésus. Quella dovrebbe stare in un museo, ma prima è stata nel deserto. Alla ricerca di diamanti nel deserto della Namibia, un gruppo di minatori locali ha trovato invece i resti di un'antica nave portoghese con tanto di resti umani, strumenti di navigazione e pure monete d'oro. The coins are extremely valuable, but they're even more rare. The Queen's Jewels salvage operation last month uncovered more than 300 gold coins, including 9 coins called royals. Gli archeologi non hanno dubbi, è la Bombe Jésus, nave portoghese data per dispersa nel 1533. Ever since then, the Namibian government and De Beers have been cataloguing the find. La nave era in uno stato quasi perfetto, con ancora le rifiniture in rame, che hanno probabilmente prevenuto l'intaccamento dei batteri ed evitato la decomposizione. Ma se pensate, figata, adesso parto e vado a scavare, sappiate che il tesoro è ora nelle mani del governo locale. Numero 4, 8 milioni di animali mummificati. Cosa? Sì, 8 milioni di mummie animali scoperte nella cosiddetta catacomba di Anubi, nei pressi di Saqqara, per la maggior parte cani, visto che Anubi era uno sciacallo, e i cani sono sempre stati legati al culto della morte egizio. Anubis, come forth. E proprio per questo il direttore dello scavo Paul Nicholson ha potuto confermare che la pratica della mummificazione coatta di animali era una comunissima ritualità, arrivando anche a teorizzare che, viste le dimensioni di alcuni esemplari, è possibile che decine e decine di quelli che appaiono cuccioli siano stati allevati esclusivamente per questo proposito. Che cosa triste. Numero 3, i cerchi delle fate. C'è la terra fertile, c'è quella arida ma con l'erba e arbusti, poi c'è quella arida con erba e arbusti e tappezzata di aree circolari di terra sterile larghe fino a 20 metri di diametro che non si sa bene che cosa succeda. There's actually millions of them, and in fact they can grow up to 65 feet in diameter and live up to 75 years. Scientists have no idea what the heck they are or how they're formed, but they're nicknamed fairy circles. Appunto, cerchi delle fate, la cui maggior parte si trova in Namibia, seppure ne siano stati trovati anche in Australia. Gli Himba della Namibia del Nord raccontano storie di dei e spiriti, ma la realtà è ovviamente scientifica, seppure comunque affascinante e non del tutto chiara. Some researchers suspect a highly poisonous bush of the euphorbia family. They believe it contaminates the soil so badly that even after its death, nothing can grow. L'idea è che l'erba circondi il cerchio per raggiungere l'acqua ancora al suo interno, diluendo e ammorbidendo il suolo e distribuendone i nutrienti nel terreno circostante. La vita, come dice qualcuno, trova sempre un modo. Qui diciamo più o meno. Numero 2, i rotoli del Mar Morto, anche noti come i manoscritti del Qumran, dal nome del deserto in cui Gesù Cristo rimase per 40 giorni e dove furono trovate queste, che sono praticamente le Elder Scrolls di Bethesda, ma reali. Are believed to be the discovery of the 20th century. We're talking about a corpus of over 900 manuscripts, comprising all of the books of the Bible. Right. And these are the oldest copies of the Bible that we have, 2,000 years old. Wow. Datati infatti tra il 408 e il 318 a.C., i papiri sono ovviamente incompleti, ma raggruppati per tematiche contengono sacre scritture ebraiche, testi non canonici con l'Antico Testamento e trattazioni e dogmi su alcuni celebri culti dell'epoca. About 500 of the scrolls are copies of Jewish literature of the time. Another 200 are biblical.
and a further 200 are the rules and practices of the desert community who probably hid the scrolls. Trovate nel 1946 da alcuni pastori beduini, le prime 7 pergamene erano in una giara di terracotta in una piccola grotta della zona, mentre il resto fu trovato in tutta la zona circoscritta al Mar Morto tra il 46 e il 56. The very material, the biological material of which these scrolls are made is as telling and as informative as the content of the text. And this has changed dramatically my own personal understanding of the Dead Sea Scrolls, and I believe it will also inform many of my colleagues from now on. But there's one they fear, Dragonborn! No, scusate, questa era un'altra prossima top 10. Numero 1, le linee di Nazca. From here, it might not look like much, because to really see the Nazca lines, you need a completely different perspective. Di geoglifi abbiamo parlato già, ma non c'è nulla al mondo di paragonabile a questi solchi creati tra il 300 a.C. e il 500 d.C. nel deserto peruviano di Nazca, realizzate rimuovendo la ghiaia in superficie e rivelando il terreno sabbioso e giallognolo in profondità. Using rudimentary surveying techniques, specialists marked up the geoglyphs with wooden poles and cotton string. While they plotted out the figure's shape, workers cleared stones. Notate già nel 1553 dal conquistador Pedro Cieza de León, che le ritenne segnali di vie commerciali, povero stolto, le 13.000 linee formano un totale di circa 800 figure, lunghe in media tra i 45 e i 200 metri, estese su una superficie totale di circa 1 milione di metri quadri, robe da pazzi! Why do the Nazca construct 300-foot wide images and mile-long lines that they have no way of viewing? Uomini, fiori, animali raffigurati dai Nazca, ancora per ragioni sconosciute, anche se probabilmente il tutto è riconducibile a un qualche perduto significato religioso. Allora, piaciuta la nostra lista? Mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate, ma le linee di Nazca sono delle rudimentali antenne 5G comuniste aliene. Ovviamente, quando lo avete capito, cliccate la campanella. Cioè, anche se non lo capite, magari lo capiamo prima noi qui, anche se ne dubito. Perché sto silenzio? Cos'è? Una catacomba? Ciao!